mi sento... Ah no, ma anch'io quello non è, però sì, è sempre un po'. Allora, salve, iniziamo. Grazie per essere venuti a questo incontro. Vi presento innanzitutto i nostri ospiti, che sono l'artista Chiara Moresco, l'artista, scrittore, docente Francesco Disa. Di Francesco Disa ricordo anche l'ultimo testo che è stato pubblicato, che si chiama La rivoluzione algoritmica delle immagini, arte e intelligenza artificiale, editore Luca Sossella. E la docente, la professoressa Giusella Finocchiaro, che è docente di diritto privato e diritto di internet, ha ricoperto e ricopre molti incarichi nazionali e internazionali. Ne cito solo due attinenti, diciamo, perché nella commissione speciale che si occupa del rapporto tra diritto d'autore e nuove tecnologie del Ministero della Cultura, la commissione intelligenza artificiale per l'informazione sempre della Presidenza del Consiglio, Commissione delle Nazioni Unite per il commercio elettronico, insomma tantissime altre, devo dire. Due testi recenti della professoressa Finocchiaro sono Diritto dell'intelligenza artificiale, edito da Zanichelli nel 24, e Intelligenza artificiale, quali regole del Mulino, sempre del 24, attinenti al nostro incontro. Vi dico solo due parole per spiegarvi un po' perché il nostro interesse, insomma, per l'argomento che oggi vi proponiamo. La Fondazione Gramsci Emilia Romagna ha realizzato e cura dal 1999-2000 il progetto manifestipolitici.it. Che cos'è? È un catalogo online, una risorsa in rete open access che rende disponibili all'oggi oltre 17.000 documenti, 17.000 manifesti di propaganda e di comunicazione politica. Manifesti, in piccola parte anche volantini, cartoline politiche, eccetera, ma insomma in gran parte manifesti. Quindi mette a disposizione la riproduzione digitale di ogni singola immagine, di ogni singolo manifesto e la relativa descrizione catalografica. Questo è nato perché si voleva, diciamo, proteggere un bene culturale che di per sé è difficilmente consultabile, effimero, difficilmente anche proprio manipolabile. Poi naturalmente rispondere anche alla domanda di ricerca che studia l'evoluzione dei linguaggi della politica, le parole che sono state usate, che si usano per cercare, per conquistare, diciamo, il consenso, e anche ovviamente per valorizzare una nostra raccolta che conserviamo qui in Fondazione. Sono state accolte in questo progetto molte altre raccolte di soggetti pubblici e privati, quindi altri conservatori sempre di manifesti politici, in modo che si potesse avere una rappresentazione vasta e veramente esemplificativa della produzione di propaganda su carta, e naturalmente ci auguriamo che entrino sempre nuovi soggetti. Quindi è un archivio che si arricchisce sempre, viene utilizzato nella nostra esperienza da ricercatori, studiosi, frequentemente dalle scuole per la didattica e spesso anche per il cinema, per costruire delle scenografie, dei contesti cronologici, insomma, culturali. Quest'anno, grazie a un finanziamento PNR TOC Next Generation Europa per la transizione digitale degli enti culturali, anche nell'ambito del bando Accade promosso dalla Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna, manifestipolitici.it è stata completamente rinnovata, quindi rinnovata nella veste grafica. È stata attivata una digital library che permette oggi all'interno di questo progetto di rinnovamento, in collaborazione con Sineglossa, abbiamo pensato di coinvolgere degli artisti che lavorano con l'intelligenza artificiale e di farli lavorare su questi materiali. È una tradizione, cioè è nella nostra tradizione di lavoro, di ricerca, anche l'utilizzo appunto di linguaggi diversi, no? Possono essere appunto anche cinema, musica, teatro, per affrontare quelli che sono i temi classici del nostro impegno, quindi la storia contemporanea, la storia sociale, la storia politica, quindi approcciando i problemi anche in maniera interdisciplinare.
Quindi sono stati chiamati a questa esperienza Francesco Disa e Chiara Moresco, che hanno esplorato il nostro catalogo di manifestipolitici.it, hanno selezionato un centinaio di manifesti sui 17.000 disponibili e fatto rielaborare questa documentazione da un'intelligenza artificiale generativa che ha, poi mi correggerete, rintracciato motivi, configurazioni, disegni ricorrenti e ha creato quindi, reinterpretandoli, altre nuove centinaia di manifesti. Nel video potete vedere l'installazione, potete vedere le immagini di alcuni dei manifesti che erano stati scelti dalla selezione iniziale e le immagini dei manifesti che sono stati creati. L'opera è affissa, se non l'avete vista, se volete passare, è visibile sulle pareti di un edificio qui a Bologna, in via Zaccherini Alvisi 11/2. Vi invito quindi a passare. Oggi parleremo della produzione anche di opere d'arte originali attraverso le nuove tecnologie, quindi in particolare appunto diritto d'autore e intelligenza artificiale. Visto che il diritto d'autore, sintetizzando molto e citando, protegge le opere dell'ingegno dotate di carattere creativo, si parlerà anche di capire innanzitutto cosa si intende per creatività, ma anche se un'opera creata dall'intelligenza artificiale ha diritto, deve avere una paternità, una titolarità riconoscibile. Siamo insomma contenti di proporre questo incontro perché da anni la Fondazione propone incontri di formazione in materia di diritto d'autore rivolte naturalmente a operatori di biblioteche, archivi e musei. Siamo una fondazione che conserva e gestisce dei beni culturali, quindi ci interessa molto poterli tutelare e allo stesso tempo garantire come dire, l'interesse collettivo, la piena conoscenza e la piena fruibilità di questi beni. Mi fermo, do la parola appunto agli artisti, in primis a Chiara Moresco. Buongiorno a tutti. Aggiungo giusto due informazioni sul lavoro, dopo lascerò la parola al dibattito sul diritto d'autore. L'idea all'inizio appunto era quella di mettere in relazione un archivio storico con l'uso creativo dell'intelligenza artificiale, quindi abbiamo potuto esplorare il vastissimo archivio di Fondazione Gramsci e fin da subito la nostra idea era quella di concentrarci sull'apparato visivo e non contenutistico, diciamo, dei manifesti, ovvero non ci siamo focalizzati sui messaggi, ma proprio su dove il manifesto si appoggia visivamente per comunicare il suo messaggio. Abbiamo quindi selezionato un centinaio di manifesti che ci sembravano graficamente interessanti, quindi con delle composizioni, con delle immagini appetibili, e in un secondo momento abbiamo aperto un dialogo con l'intelligenza artificiale, in questo caso noi abbiamo usato Midjourney, alla quale abbiamo chiesto di rielaborare dei manifesti. Le abbiamo dato in pasto 3-4 manifesti alla volta, chiedendole di estrapolare lo stile, di attingere allo stile grafico, ma con una richiesta di soggetto molto neutra, ovvero chiedendole di generare semplicemente dei manifesti politici, senza darle alcun tipo di indicazione di contenuto o di soggetto, appunto. Lo strumento è stato molto interessante anche soprattutto per questo aspetto, appunto, che noi ci siamo interessati all'immagine e non al contenuto, perché quando l'abbiamo utilizzato, ora non più, ci sono degli strumenti che creano testi logici, all'epoca insomma non li creavano, quindi anche la parte di testo risultava immagine stessa, non era appunto leggibile, non aveva un contenuto logico. Il risultato finale è stato appunto quello di ottenere centinaia e centinaia di manifesti dove pian piano è emerso questo ritorno di alcuni elementi ricorrenti, questi pattern che si ripetevano. Alla fine abbiamo deciso di raggruppare i 6 macrogruppi più numerosi, che sono quelli che appunto vedrete nell'opera, sono le mani, le bandiere, la guerra, i volti, i fiori e queste scritte e non scritte. Per tornare, diciamo, dopo da questo display virtuale, quindi sia la banca dati sia il dialogo con l'intelligenza artificiale, tornare poi invece allo spazio del manifesto, ovvero lo spazio pubblico, e abbiamo quindi deciso di stampare questi 280 manifesti e di
attacchinarli, come appunto ha detto Simona, su un edificio messo a disposizione da Fondazione Gramsci e creare questo enorme apparato visivo dove, anche se sono svuotati di significato, diciamo, sono delle immagini che comunque il nostro subconscio riconosce perché appartengono, diciamo, al nostro immaginario collettivo. Ecco, dopo andremo a vedere l'opera, quindi per chi non l'ha vista e ci segue potrà vedere con noi, insomma, il risultato finale. Grazie Chiara Moresco. La parola a Francesco Disa. Grazie, buongiorno, buonasera a tutti e a tutte. Mi collego allora a quanto ci parlava Chiara per, diciamo, trainarci poi verso l'argomento del diritto d'autore, offrendovi quella che è sia la mia, diciamo, esperienza nell'uso di queste nuove tecnologie che quella che è poi la mia riflessione teorica a riguardo. La prima cosa che un po' chiunque, penso, anche chiunque abbia usato così un po' a caso ChatGPT o simili, si sperimenta è un piccolo trauma dell'agency, cioè dell'agentività, cioè chi sta facendo qualcosa? Sono io che lavoro con ChatGPT o è ChatGPT che fa qualcosa da solo? È un momento che a mio parere avviene in virtù di quello che è un nuovo automatismo. È ovvio che l'intelligenza artificiale automatizza delle funzioni, tra l'altro le automatizza funzioni non specifiche, non è come un motore che automatizza qualcosa di molto specifico, non è come, neanche come una macchina fotografica, che comunque automatizza qualcosa di estremamente preciso, automatizza una serie di compiti che ancora non sappiamo bene neanche quali sono. Tant'è che l'uso che abbiamo fatto e che ha descritto prima Chiara di una AI generativa per fare questo lavoro non era certo previsto, insomma, non è qualcosa che, per cui la macchina era costruita, semplicemente anzi forse quasi un piccolo sabotaggio da parte nostra degli usi più standard. Di fronte a questo è ovvio che diciamo, entri in ballo il problema dell'autorialità, cioè chi è l'autore o l'autrice di un'opera fatta con l'intelligenza artificiale. Dunque, io qua la mia risposta è duplice. La prima risposta è, come dire, estremamente personale, è quasi fenomenologica, nel senso, cosa provo io quando uso intelligenza artificiale? Mi sento come quando premo un pulsante per avere una lattina da una macchinetta, oppure mi sento creativo? Per quel che mi riguarda mi sento creativo, è un'esperienza la creatività, lavoravo creativamente prima, lavoro creativamente adesso, le esperienze come il colore rosso non vanno spiegate, le provi e basta, quindi per me è rosso, cioè quindi è creativo da un punto di vista di esperienza. Va però poi spiegato perché e come e se mi sbaglio, perché tutti noi sappiamo che le nostre esperienze spesso sono fallaci, quindi non ci si può certo fare affidamento, magari sono daltonico per restare nella metafora di prima. E dunque la riflessione dov'è? Per me, per quello che ho osservato su queste tecnologie, quando arriva una tecnologia dirompente, più che proporci oltre e più che proporci nuovi problemi, ci mette allo specchio problemi che non avevamo risolto. E tutto sommato, a mio parere, il problema dell'autorialità, per quanto fosse ampiamente digerito dalla storia dell'arte, evidentemente da un punto di vista più popolare, diciamo, cioè più condiviso, non era ancora molto digerito. Infatti, più che guardare al futuro, io pensavo al passato e mi sono rivisto e ristudiato quella che è stata la reazione del mondo della cultura e dell'arte alla nascita della fotografia. E l'ho trovata impressionante. Ora tutti e tutte sapete che alla nascita della fotografia diciamo, gli artisti sono divisi tra pro e contro, esattamente come è accaduto e accade con l'intelligenza artificiale. È facile ora dal nostro osservatorio dire che i contro hanno sbagliato, nel senso che chi diceva come Baudelaire che non si potrà fare arte con la macchina fotografica ovviamente sbagliava. Però appunto ho detto Baudelaire, non ho detto un perfetto idiota, uno dei più grandi intellettuali dell'epoca, come anche Daumier, come anche Ingres, cioè grandissimi artisti erano estremamente contrari alla macchina fotografica. E oltretutto le critiche che facevano erano tutt'altro che idiote. Baudelaire, per esempio, lo parafraso, lui ovviamente parlava meglio di me, diceva che la macchina fotografica, sì, diceva che avrebbe rovinato, avrebbe fatto sì che tutti si sarebbero pensati artisti. Che
tutto sommato, cioè se pensiamo a tutti i sedicenti fotografi, Baudelaire torna nel presente e dice ma comunque avevo indovinato. Aveva detto anche che saremmo invasi da immagini orrende, cioè ci sarebbe stato un profluvio, e effettivamente cioè, se Baudelaire vede Instagram ne soffre parecchio, quindi qualcosa di quello che è stato detto nelle critiche era anche vero, però è più interessante vedere gli argomenti. E avevo trovato, ora purtroppo non mi ricordo la fonte, una dichiarazione di un parlamentare francese dell'epoca che sosteneva una cosa che era praticamente il copia e incolla di quello che spesso mi viene detto sull'intelligenza artificiale, ovvero che non poteva la macchina fotografica essere usata creativamente perché offriva una copia identica della realtà. Essenzialmente faceva tutto lei, cioè era un automatismo tale che l'opera dell'artista era indifferente, era minimale. No? Sappiamo che non è così. Perché lo sappiamo? A mio parere non lo sappiamo da un punto di vista teorico, lo sappiamo perché ci siamo abituati alla macchina fotografica e abbiamo visto quella stessa esperienza fenomenologica che descrivevo io, che si può essere creativi. Abbiamo conosciuto artisti e artiste che hanno una cifra riconoscibile nella fotografia, abbiamo visto che moltissime persone, me compreso, sono del tutto incapaci a usare la macchina fotografica in qualsiasi modo, anche solo lontanamente estetico, e da questo abbiamo capito che sì, se è molto pragmatico come criterio, se molte persone usano uno strumento in modo diverso, con risultati estremamente diversi, è ovvio che non fa tutto lo strumento. Non è una slot machine la macchina fotografica, è uno strumento che può essere usato creativamente, anche se ha un'agentività molto forte. Cioè la macchina fotografica fa tanto e impedisce tanto. C'è un filosofo poco noto ma che andrebbe riscoperto, che si chiama Wilhelm Flusser, che nel 1983 ha scritto un libro per una filosofia della fotografia, che anche lì è interessante per il gioco del copia e incolla, perché potremmo prendere la sua descrizione della macchina fotografica e sostituire AI e pubblicare il suo libro nel 2025. Perché lui, la faccio breve, descrive la macchina fotografica come un apparato, questo è il suo termine, di cui il fotografo o la fotografa è un funzionario. Cioè la macchina fotografica ha una così potente agentività, fa così tanto, che la persona che la usa di fatto si piega a quello che il mezzo può realizzare. E per Flusser non è che non esistono artisti che usano la macchina fotografica, ma chi usa la macchina fotografica deve in qualche modo sabotarne il funzionamento, che è interessante perché ho notato che anche molti, e qua cito anche Somaini che pure studia il professor Somaini studia molto questo argomento, che molti artisti che usano le AI contemporaneamente in questo periodo storico cercano di sabotare appunto anche loro la macchina, cercando di fargli fare cose per cui non è programmata. Per andare a una chiusura, questo discorso, dove volevo arrivare con questo discorso, che effettivamente gli strumenti hanno dei vincoli molto forti, che chiunque usa uno strumento in realtà riconosce, che noi diamo per scontato per lo più. È chiaro che io non posso fare con una macchina fotografica l'immagine di un asino che vola. Il mio vincolo è la realtà. Non ci sono asini che volano e io non lo posso fare. La macchina fotografica decide questo, non io. Io posso decidere di usare un altro strumento, la pittura o ora le AI, per fare quell'immagine, ma se uso la macchina fotografica io ho quel vincolo e lì la creatività è della macchina fotografica. C'è un esempio che io faccio spesso perché secondo me è molto potente dei quadri rinascimentali. Io vengo da Firenze quindi mi riesce anche facile. Immaginatevi quadri rinascimentali tipo un Botticelli con la Madonna che in genere ha il manto blu, ok? E quasi tutti i quadri dell'epoca. Il blu di quel manto non è legato a una scelta dell'artista, la composizione più bella col blu eccetera eccetera, ma è legato al fatto che il pigmento blu veniva dall'Afghanistan, dove il lapislazzuli era estremamente costoso all'epoca, di conseguenza per motivi sociali, quindi ancora qua stiamo uscendo dall'artista, il colore più importante doveva andare sul soggetto più importante. Se il colore più costoso era il verde, avremmo un sacco di Madonne con il manto verde adesso a Firenze. Qua non decide neanche l'artista o lo strumento, qua decide la geografia, l'economia e
un sistema culturale che fa sì che certi personaggi debbano essere resi con più importanza. È un'estremizzazione dell'idea di mente estesa di Chalmers e Clarke, cioè che noi non, così come la nostra mente, la creatività non è rinchiusa all'interno dei confini del nostro cervello, ma è qualcosa che è diffuso nel mondo e nel tessuto sociale. Loro facevano l'esempio di un malato di Alzheimer che deve appuntarsi le cose che dimenticano e facevano la domanda provocatoria: la mente di questa persona è anche il suo taccuino? La loro risposta è sì, perché il taccuino svolge dei compiti che la mente non svolge. La mente che ha fatto la nostra opera è anche intelligenza artificiale? Sì, ma non è solo quella, è anche tutte le persone che hanno fatto i manifesti politici, tutti i movimenti sociali che l'hanno fatto, le persone che l'hanno raccolta, e tutta anche l'estetica che noi abbiamo cercato di estrapolare e che ha portato a certi tropi e cliché visivi che sono molto diffusi nei manifesti politici. Questo appunto in conclusione per dire cosa? Per dire che dal mio punto di vista, infatti poi da un punto di vista più legislativo abbiamo la fortuna di avere un'esperta e quindi non dirò neanche una parola, ma dal mio punto di vista più filosofico il diritto d'autore non può e non deve essere visto come un diritto ontologico, non è un diritto della realtà. Il diritto d'autore nasce, ha una storia, perché il concetto di autore nasce ed ha una storia. Tra l'altro noi viviamo un frammento di un'idea di autorialità che da un punto di vista geografico e storico è anche minimale, non siamo proprio nella media dell'idea dell'autore, e di conseguenza cambia, e assieme al cambiamento del concetto d'autore ovviamente cambiano anche le leggi che devono in qualche modo adeguarsi a quello che succede nel mondo. Però a mio parere è un grosso errore attaccarsi a questo principio come se avesse una valenza sacra. Perché di sacro non ha assolutamente niente, ma vi dirò di più, so di essere estremo, secondo me da un punto di vista filosofico non ha proprio nessun senso, perché come diceva Goethe, cito uno più bravo di me, così insomma faccio bella figura e mi nascondo dietro i giganti. Goethe, tra l'altro autore vicino al romanticismo, che è proprio il momento in cui l'autore è il più forte, è il genio individuale, ci dice le mie opere sono un furto a quel tutto che è la natura, e che porta il nome di Goethe. Cioè Goethe in un discorso precedente spiega come lui non potrebbe far niente senza tutte le persone a cui ha rubato, usa proprio questo termine più o meno, ha rubato il lavoro. E quindi anch'io penso che nel mio microscopico tutto quello che facciamo è un furto a quel tutto chiamato natura, di cui poi diamo i nostri nomi, e quindi penso che il dibattito poi sul diritto d'autore debba essere molto pratico e magari andare proprio al fulcro di quelle che erano magari le prime idee del diritto d'autore, cioè proteggere, anzi compensare gli artisti e favorire la diffusione della cultura, che credo che ultimamente abbia un po' ceduto rispetto a questi punti di vista. Grazie. Passo la parola a Giusella Finocchiaro. Grazie, allora intanto grazie al Gramsci per aver promosso questo incontro, agli artisti per aver prodotto questa opera e anche per aver provocato queste riflessioni che sono estremamente interessanti, molto molto interessanti. Io vi darò il mio punto di vista, che è problematico, anticipo subito, quindi non ho soluzioni, ho solo una vista, diciamo una vista non così diversa, insomma, sul problema che stiamo affrontando. Allora, l'intelligenza artificiale ha, come sempre, posto moltissime domande ai giuristi. Alcune domande sono domande retoriche che non meritano particolare riflessione, bisogna soltanto capire qual è la vera domanda, ma insomma, alla fine ci si domanda per esempio se si può concludere un contratto con l'intelligenza artificiale, la risposta è sì, ovvio che sì, e non abbiamo neanche bisogno di cambiare le regole esistenti, no? Quindi alcune domande sono false domande. Altre sono domande importanti, come quelle che ha appena illustrato Francesco sull'autorialità, sono domande importantissime. E allora, per rispondere a queste domande vere, non retoriche, vorrei fare un passo indietro e dire qualcosa che forse è ovvio, ma che bisogna ricordare. Il diritto è figlio dei tempi. Le norme sono figlie dei tempi, sono figlie della cultura, della società, del tempo in cui viviamo. Le norme vanno cambiate, devono essere cambiate con l'interpretazione, questo lo fanno i giudici,
oppure con le nuove norme, e questo lo fanno i legislatori. Basta andare a un tempo non lontano, vado su argomenti completamente diversi. In Italia esisteva il delitto d'onore, in Italia esisteva il consenso maritale, ma non erano, diciamo, interpretazioni di qualcuno, erano norme scritte nelle leggi italiane, poi per fortuna sono state cambiate e sono state superate. Non c'entra niente con il diritto d'autore, ma è solo per sottolineare che le norme che oggi noi leggiamo in materia di diritto d'autore sono figlie di un determinato tempo. Francesco l'ha detto prima, il diritto d'autore non è sempre stato così, è nato nel modo in cui noi lo leggiamo adesso, fra il Settecento e l'Ottocento, nell'età romantica. L'idea dell'autore era il genio, la persona che creava, e per compensare e per gratificare questa sua creazione è nato in Europa, diversamente negli Stati Uniti, il cosiddetto diritto d'autore. Prima non esisteva, ma prima non esisteva anche perché c'era un'altra idea di autore. E di nuovo torniamo alla cultura di un'epoca che aveva prodotto un altro paradigma autoriale. Ci sono stati tempi in cui gli autori non si dovevano vedere e non si dovevano riconoscere. C'era un merito che stava nel non essere visibile come autore. Quindi un concetto di autore completamente diverso da quello romantico. Quello romantico viene recepito nella nostra normativa, nella normativa europea nell'Ottocento, e a differenza di quella statunitense, la normativa europea, sintetizzo così, riconosce anche i diritti morali dell'autore, cioè proprio il diritto di essere riconosciuto autore, di poter scrivere il proprio nome, il proprio cognome sull'opera, a differenza del diritto statunitense che è concentrato sul cosiddetto copyright, cioè i diritti di copia, i diritti di stampa, i diritti patrimoniali, economici, non quelli morali. Noi oggi stiamo ragionando con la normativa che è nata nell'Ottocento, che è stata rivista varie volte perché ci sono state tante direttive e regolamenti europei che hanno per esempio fatto riferimento alle opere dell'ingegno costituite da banche dati, le opere dell'ingegno costituite da software, da programmi informatici, quindi è una normativa che è stata aggiornata, ma l'impianto, l'architettura è sempre quella dell'Ottocento. Allora, la domanda che ci dobbiamo fare è: questa è la normativa vigente, ma funziona ancora con l'intelligenza artificiale, oppure l'intelligenza artificiale ha messo in crisi prima i paradigmi autoriali, quindi culturali, e poi conseguentemente quelli giuridici? Cioè, se la dobbiamo rivedere, e ovviamente se si deve rivedere lo faranno prima i giudici con le interpretazioni e poi i legislatori con le nuove norme, se la normativa è da rivedere perché è cambiato il fatto che la normativa regola e perché è cambiata la cultura che esprime una determinata norma. Cioè può darsi, e questo il tema secondo me, che l'idea di autore recepita nella normativa attualmente vigente non sia più idonea a regolare i nuovi fenomeni, le nuove opere artistiche. Non è soltanto con l'intelligenza artificiale che questo è stato messo in crisi, è stato messo in crisi con tante opere artistiche sostanzialmente degli ultimi almeno 50 anni, no? Non so, pensiamo alle applicazioni in ambito delle performance, della normativa sul diritto d'autore, pensiamo ai contratti che sono fatti per negare un determinato apporto autoriale, cioè non è solo l'intelligenza artificiale. Certo, l'intelligenza artificiale è oggi la punta dell'iceberg e quindi quello che ci si domanda è, secondo me, se mette in crisi l'attuale normativa sul diritto d'autore. Ora, la domanda è, e questa
è prima una domanda culturale e poi una domanda giuridica. Che cosa significa essere autore oggi? Questa è la domanda. E poi una volta che abbiamo risposto a questa domanda possiamo riflettere la risposta nelle norme vigenti. Che cosa significa essere autore oggi e se, almeno in una certa tipologia di opere, l'autorialità non sia collettiva, non sia espressione di più apporti soggettivi. Quindi questa è, diciamo così, la domanda fondamentale. E questa domanda, diciamo così, prelude a un cambiamento normativo. Se dobbiamo applicare la normativa vigente oggi, e questo hanno tentato di farlo vari giudici in tutte le parti del mondo, con riferimento all'intelligenza artificiale, la risposta sostanzialmente è stata, sia negli Stati Uniti, sia in Australia, sia anche in Europa, la risposta è stata: l'intelligenza artificiale è uno strumento, l'autore è l'essere umano che utilizza l'intelligenza artificiale. Per il momento la risposta è stata questa. Sulla base del seguente assunto: le leggi sul diritto d'autore attualmente vigenti fanno riferimento a un contributo, a un'attività umana, quindi ci deve essere un soggetto umano, che noi chiamiamo autore, che può utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento, ma anche nei tentativi che ci sono stati negli Stati Uniti in particolare di registrare alcune opere come prodotti diretti dell'intelligenza artificiale, i giudici si sono pronunciati in senso negativo. L'intelligenza artificiale non può essere registrata come autore, ma solo come strumento. Siamo qui, diciamo, a diritto vigente, questa è la risposta della giurisprudenza. Ci sono state anche delle decisioni cinesi che hanno riguardato la creatività richiesta perché l'opera si possa dire opera dell'ingegno, perché ci sia, diciamo, una protezione attraverso il diritto d'autore è richiesto un livello minimo di creatività, e quindi ci sono state delle decisioni cinesi che sono entrate nel merito del minimo di creatività richiesto dagli strumenti di intelligenza, dall'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale. Se c'è il minimo di creatività c'è un'opera dell'ingegno, se c'è un'opera dell'ingegno c'è un essere umano che è autore, che ha tutti i diritti. Se non c'è il minimo di creatività non c'è neanche l'opera dell'ingegno, e quindi non discutiamo di niente perché non c'è niente da proteggere sostanzialmente, no? Ma questa è la risposta, diciamo, in estrema sintesi in tutto il mondo. Quindi sul discorso autoriale, davvero la domanda da porsi, e l'intelligenza artificiale la stimola perché è una domanda innanzitutto culturale, è: il paradigma autoriale che è riflesso nelle norme vigenti ancora tiene? Riflette i fatti? Riflette il mondo che stiamo regolando oppure no? Oppure lo dobbiamo rivedere? Questa è la domanda. Poi, con riferimento alle altre applicazioni del diritto d'autore all'intelligenza artificiale, ci sono moltissime questioni che potremmo affrontare, ne cito soltanto una, quella dell'addestramento. Addestramento dell'intelligenza artificiale attraverso opere protette dal diritto d'autore. E su questo c'è una questione aperta, probabilmente tutti conoscono, che è quella che vede New York Times contro OpenAI, perché OpenAI ha addestrato l'intelligenza artificiale sugli articoli di New York Times, i quali ovviamente erano protetti da diritto d'autore. Ha ragione Francesco quando dice: ma il diritto d'autore sostanzialmente, io lo dico perché ho letto quello che ha scritto, oggi era fra le righe, il diritto d'autore protegge non soltanto e non tanto l'autore quanto il titolare dei diritti patrimoniali d'autore. Quindi è chiaro che la questione New York Times contro OpenAI non è l'autore del singolo articolo in realtà a essere il soggetto in causa, non è neanche parte della causa perché ha ceduto tutti i diritti, ma è ovviamente la New York Times, e lo stesso vale per le grandi corporation. Comunque la questione probabilmente più nota aperta è New York Times contro OpenAI,
Ma c'è un'altra questione più recente che è New York Times e Amazon, che non sono contrapposti, hanno raggiunto un accordo. Nel maggio del 2025, quindi da poco, si sono accordati per l'utilizzo dei diritti. Quindi in questo caso non c'è una controversia, è stato raggiunto un accordo. C'è poi una decisione, non so se di oggi, di ieri, ma recentissima, in cui un giudice americano ha detto che si può addestrare l'intelligenza artificiale sui volumi già pubblicati, Anthropic, e questo è un'applicazione del fair use, cioè sostanzialmente dell'esonero dall'applicabilità dei diritti d'autore per scopi di ricerca, e quindi ha emesso questa decisione che fa pensare, che fa discutere, perché questo però del fair use è anche l'argomento che usa OpenAI ovviamente, no? E che useranno tutti quelli che vorranno addestrare sull'intelligenza artificiale. Anche il mercato italiano è stato toccato da questo. Ci sono molti editori italiani che sono stati contattati da soggetti che producono prodotti di intelligenza artificiale che volevano addestrare appunto sui loro cataloghi, il loro software. E qui possiamo porre una domanda: se pur avendo gli editori acquisito tutti i diritti dagli autori, questo diritto, che in un certo senso si potrebbe configurare come un diritto nuovo, si possa considerare compreso oppure no nei diritti ceduti dagli autori, o se quantomeno per trasparenza l'autore non debba essere informato o prestare il proprio consenso. Quindi ci sono, diciamo così, molte questioni aperte, molti rivoli che potremmo esaminare. Forse la questione più importante è quella dell'addestramento dell'intelligenza artificiale, e ovviamente di questo si sta occupando anche l'Unione Europea, che in maggio ha pubblicato uno studio sulla intelligenza artificiale generativa dalla prospettiva del copyright e diciamo, è all'attenzione di moltissimi legislatori, anche il nostro in qualche modo se ne è occupato. Quindi non voglio rubare altro tempo, entrando nelle altre questioni possibili, direi che quella centrale comunque è quella che riguarda il paradigma autoriale, che forse è modificato dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma credo che prima bisognerebbe comprendere bene questi nuovi fatti, perché poi il diritto regola i fatti, questi nuovi fatti dal punto di vista culturale, per poi eventualmente produrre delle norme che possano accoglierli adeguatamente. Grazie. Francesco, vuoi dire qualcos'altro? Ci sono delle domande, spero, da parte del pubblico su questi argomenti? Coraggio. Quindi in quanto editore noi dovremmo mettere una postilla, diciamo, nei diritti secondari di cessione dei diritti a un terzo, che sarà chi a questo punto? Allora, sul dobbiamo esiterei, perché è un problema aperto. Se mi chiedi un consiglio, io direi di sì. Quantomeno, diciamo, per trasparenza nei confronti dell'autore che ha ceduto quei diritti. Sul dobbiamo qualche dubbio ce l'ho, perché c'è chi ritiene che siano comunque diritti già inclusi nei diritti ceduti. Bisognerebbe in questo caso esaminare il contratto e vedere quali sono i diritti di autore espressamente nominati e se fra quelli si può ritenere incluso
anche questo, il Consiglio è in senso positivo. Faccio io una domanda. Il diritto d'autore dell'opera che abbiamo creato con questa installazione, no, così prendiamo un fatto reale e vediamo perché per me è difficile addentrarmi. Cosa ne pensate? Però dopo entrambi. Allora, il diritto d'autore dell'opera creata è degli artisti ovviamente qui presenti, i quali si sono avvalsi di sistemi di intelligenza artificiale e si sono avvalsi anche di opere preesistenti, quindi è un diritto d'autore complesso perché c'è la loro componente creativa, c'è il loro apporto creativo, c'è l'utilizzo di uno strumento, però per il momento lo classifichiamo come uno strumento, quindi non un ulteriore soggetto, ma ci sono i diritti delle opere preesistenti che ovviamente di questi bisogna tenere conto. Vostri forse non è. No, neanche, è vero, non sappiamo. Esatto. Manifesti, Certo, partiti, vai a sapere. sindacati, Io non... Anche i grafici, Esatto. quando ci sono. È perché complicatissimo. quanti anni fa? Ma io non ho niente da aggiungere, semmai ne approfitto per fare anche una domanda che rivolgo alla professoressa, ma aperta, perché avevo letto, sì, anche personalmente mi reputo insieme a Chiara, penso anche Chiara, autore di quest'opera, però io ho un'idea così blanda di autore che francamente per me dovrebbe essere di pubblico dominio tutto, quindi io sono un po' della scuola di Condorcet per rispetto a questo. Ma la domanda che mi pongo è che avevo letto di persone che hanno cercato di registrare all'ufficio del copyright statunitense opere create con intelligenza artificiale, in cui i risultati insomma erano misti, diciamo ora per essere sintetici, in cui però tiravano fuori sempre il criterio in cui si doveva dimostrare che l'artista umano aveva messo abbastanza sforzo creativo nell'opera, criterio che, se non ricordo male, ma qua potrei sbagliare, ha fatto eco anche in qualche proposta di legge italiana o qualcosa del genere. Io qua avevo un dubbio, nel senso che è un criterio che, come dire, descritto sembra ragionevole, poi si va nello specifico e si apre la domanda: come dimostro quanto sono creativo nell'opera? E nello ancora più specifico io mi chiedo: ma opere come la Fontana di Duchamp, in cui ha preso un oggetto e l'ha messo lì e ha detto è un'opera d'arte, adesso verrebbero considerate sufficientemente creative o no? E anche se io lo faccio adesso vi faccio una bellissima opera in diretta, che è questa qua. Ecco, ho fatto quest'opera d'arte, ora la firmo, e obiettivamente non ci ho messo uno sforzo creativo, però su questo diritto d'autore credo che non ci sarebbero problemi, non lo so, insomma, è intuito. Quindi è un criterio così sfumato, quello della creatività, che mi chiedo come possa essere poi digerito, e mi ricorda anche qua un po' il dibattito sulla fotografia. L'articolo 1 della legge sul diritto d'autore italiana dice: sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia, qualunque ne sia il modo, la forma di espressione, e poi sono state aggiunte anche le banche dati e il software, i programmi per elaboratore. Comunque, sostanzialmente l'articolo 1 recita opere dell'ingegno di carattere creativo. Allora, lo sforzo che hanno fatto i giudici, la giurisprudenza, in tutti questi anni, dal 41 e anzi anche da prima fino ad oggi, è stato cercare di dare un contenuto proprio a questa domanda, dare una risposta a questa domanda: cosa significa intanto opera dell'ingegno e poi cosa significa di carattere creativo? Sono due domande non semplici, anche perché alcuni prodotti culturali, chiamiamoli così con una bruttissima espressione,
che oggi utilizziamo e che oggi vediamo non erano esistenti nel 1941. Per esempio, oggi anche un post è tutelato dal diritto d'autore, è un'opera dell'ingegno, no? E quindi purché abbia un minimo di carattere creativo. E quindi, come dire, ci sono prodotti che non esistevano, ci sono opere che non erano tali nel 1941. La giurisprudenza si è variamente espressa, non esiste una misura, non esiste una risposta univoca, hanno contato le battute quando si trattava di opere musicali, sette battute, piuttosto che fare riferimento a chiaroscuri nelle opere fotografiche, perché il problema si è posto anche nella fotografia, perché tutelare le fotografie è una cosa complicatissima, lui l'ha fatta semplice, ma in realtà esistono fotografie che sono semplicemente documentali e quelle non sono tutelate. Ci sono le fotografie ordinarie e quelle sono tutelate, c'è un diritto del fotografo, però è un diritto più breve rispetto al diritto d'autore, e poi ci sono le fotografie degli artisti, no? Per passare alla categoria superiore, fotografia artistica, bisogna dimostrare che è artistica. Allora cosa vuol dire? Bisogna lavorare sui chiaroscuri, sulle luci, sulle ombre, sui contrasti, e ci sono perizie che dimostrano che quella foto è artistica e l'altra no, perché ovviamente poi il detentore dei diritti può avere un interesse a dimostrare che è artistica oppure a dimostrare che non è artistica, dipende evidentemente da come si pone la controversia. Quindi, insomma, rispondere alla domanda cosa vuol dire creativo è molto difficile, questo è lasciato alla giurisprudenza. Finora, come è stato giustamente ricordato, c'è stata giurisprudenza statunitense ma anche cinese che ha detto che nelle opere create dall'intelligenza artificiale non c'era sufficiente apporto creativo. Se non c'è sufficiente apporto creativo siamo fuori dal diritto d'autore. Cioè, sono opere non protette. Quindi non è che i diritti d'autore siano dell'intelligenza artificiale, non esistono, e quindi dal momento che non esistono non sono di nessuno. Chiaro? Se invece c'è l'apporto creativo minimo, e allora dalla giurisprudenza che ho visto io fino adesso, i diritti d'autore sono della persona umana, perché si ritiene che il software, l'intelligenza artificiale non possa detenere, non possa avere diritti. Questo poi aprirebbe tutto un altro filone, anche questo non solo giuridico, ma filosofico di riflessione, perché noi abbiamo inevitabilmente un approccio antropomorfo anche all'intelligenza artificiale. Basti dire che la chiamiamo intelligenza, no? E quindi chiamandola intelligenza facciamo riferimento a un'entità, a un soggetto implicitamente, che può essere umano o non umano. Anche gli animali, anche le piante hanno una loro intelligenza, quindi comunque noi facciamo riferimento a un soggetto in maniera implicita. Questo è il nome intelligenza, no? Che ci porta in quella direzione, lo chiamassimo in un altro modo, se noi chiamassimo l'intelligenza artificiale software di machine learning, tanto per dire, nessuno verrebbe in mente che fosse intelligente, no? Quindi la parola che un po' ci fuorvia, ci porta fuori strada. Comunque, per tornare a noi, determinare il minimo contenuto di creatività è sempre stato un esercizio difficilissimo lasciato ai giudici. Ripeto che hanno consolidato nel tempo alcune risposte. Il numero di note nelle canzoni, per dire che una canzone è copiata rispetto a un'altra, e ci sono stati tanti casi. Il numero delle immagini e così via. E quindi adesso ai giudici sta determinare qual è il contributo creativo minimo nel caso di opera creata con intelligenza artificiale. Interpretazione soggettiva al massimo, quindi. Sì. No. Volevi dire qualcosa?
Meno male. Altre curiosità, domande? Ma la mia è più una riflessione, cioè non è tanto una domanda. Sentendo questi discorsi ho pensato a un fenomeno che era successo qualche mese fa sui social, quando aveva girato molto un trend che girava questo filtro dello studio Ghibli. Penso che venisse anche lì dal mondo di OpenAI, ChatGPT, e quindi anche lì prendendo in pasto, no, tutta la produzione dei film dello studio Ghibli di Miyazaki, avevano sviluppato un filtro che tu lo mettevi sulle tue fotografie e ti creava la versione come se fosse dello studio Ghibli. Quindi molto carino, perché i film di Miyazaki li apprezziamo tutti e il suo stile grafico, no, artistico è molto bello. Io ho molte amiche e molti amici che sono illustratori, fumettisti, che hanno studiato, magari hanno fatto l'accademia, no? Scuole, eccetera, eccetera, e quindi giustamente in quel periodo hanno pubblicato dei post in chiave critica, no? Questo è un plagio, questo è un rubare e anche quindi oltre alla tematica sul diritto d'autore, no? Anche la tematica rispetto a io ho studiato tanti anni, ho appreso delle nozioni su come illustrare e fare delle cose anche artistiche, eccetera, e poi arriva l'AI, no? E in 5 minuti può fare una cosa. Oltre, poi c'era anche un tema sull'impatto che aveva l'utilizzo in sé dei server per l'AI, no? Il fatto dell'impatto ambientale, il consumo di energie, di risorse per farli andare e così via. Quindi niente, la vostra opera assolutamente è diversa, no? Cioè nel senso, voi avete anche sviluppato delle opere che appunto hanno preso dei tropi, hanno preso degli elementi ricorrenti, no? Però per esempio i testi non hanno nessun senso, no? È diverso rispetto qui invece ad aver letteralmente, come dire, copiato lo stile di un autore, no? E poi io lo posso appiccicare su qualsiasi cosa e renderla in quello stile lì. Niente, mi è venuto in mente, ascoltando questi discorsi, quindi mi chiedevo appunto agli artisti, a Moresco e ad Isa, no, che cosa ne pensassero rispetto a anche un utilizzo di questo tipo dell'intelligenza artificiale. Ti dico, vabbè, dal punto di vista dello studio Ghibli magari rispondi più tu che ne sai di più, però un po' il concetto di, non so, secondo me trova il tempo che trova, intanto delle immagini copiate in cioè artisticamente parlando se ne fa poco, e più che altro l'argomento di dire ho studiato tanto per formarmi, questa cosa diciamo che si potrebbe applicare un po' a tutto. È ovvio che se le tecnologie vanno avanti, se diciamo ci sono dei metodi per velocizzare diversi processi, difficilmente insomma dici di no, perché comunque ti piace col pennellino fare i peletti dell'erba, non so, del cartone animato, cioè diciamo che magari per la parte meno creativa sicuramente daranno un apporto molto valido, insomma penso, e penso che il lavoro del creativo sia anche quello di stare al passo col tempo e reinventarsi, cioè anche i grafici sono continuamente in aggiornamento perché i programmi cambiano, perché devono imparare cose nuove, quindi insomma dire che ci si è formati una cosa per fare sempre quella, andare avanti con quella, forse ti porta anche poco artisticamente o creativamente anche alla tua formazione di creativo, ecco, questo mi verrebbe da dire. Io sono d'accordo con quanto dice Chiara e dirò, sul fatto dello stile Ghibli io ero a favore, nel senso non ci vedevo niente di male, per un motivo molto chiaro, che è che gli artisti copiano e usano gli stili continuamente, cioè proibire questo sarebbe bloccare la storia dell'arte di fatto. Tra l'altro lo trovo anche un po' ironico perché non si è lamentato Miyazaki, non si è lamentato il vero detentore dei diritti, cioè lo studio Ghibli, no, ma si sono lamentati i fan di Miyazaki. E questo è curioso perché comunque alla fine l'unica persona che al massimo poteva avere qualcosa da ridire era lui. È curioso anche il fatto che spesso le persone che sono più, diciamo, animose nei confronti di questo strumento per i motivi che hai detto, che sono psicologicamente molto comprensibili, anche quello, sebbene sia d'accordo con Chiara, del lavoro, no? Anche i paesaggisti quando nacque la fotografia erano furiosi. Non è morta la pittura, ma i paesaggisti hanno vissuto un brutto quarto d'ora effettivamente, quindi è comprensibile. Però l'argomento del prendere lo stile in un contesto in cui lo stile anime, per dire, comunque l'hanno inventato gli artisti giapponesi, figlio della loro storia dell'arte peraltro, quindi
una lunga lista di artisti giapponesi, e poi adesso lo usano tutti senza pagare o gli eredi o quant'altro. Questo non è considerato plagio. Certo, Miyazaki è molto ristretto, però non era comunque a fini di lucro, e ripeto, non si è lamentato lui, e comunque quanti fumettisti, perdonatemi, italiani copiano lo stile di Miyazaki? Sono tanti, cioè nel senso, passerebbero dei brutti momenti se ci fosse una stretta sullo stile gli artisti, secondo me. Prego. Un po' più una domanda da un punto di vista della valorizzazione, diciamo, e conservazione poi dei beni culturali, nel senso che quello a cui poi si mira appunto in un lavoro di conservazione e valorizzazione non è solo la tutela del diritto d'autore, ma anche la tutela, diciamo, del contesto storico e culturale di un determinato bene, cioè ovvero il fatto di riconoscere un'autorialità non ha solo una valenza giuridica, ma anche una valenza culturale, per l'appunto, cioè il fatto di sapere che una determinata opera, che un determinato manifesto, una determinata fotografia sia stata scattata da quel determinato autore in quel contesto, in quell'anno, ha una valenza specifica. E quindi mi chiedevo in realtà se non riconoscere più un concetto di autorialità in che modo poi può essere rischioso da questo punto di vista, e anche, diciamo, a vantaggio di chi può andare una libera fruizione come quella di cui si parlava prima, cioè una libera fruizione andrebbe a vantaggio di una ricerca storica, quindi appunto a vantaggio di chi studia, di chi fa ricerca, che in realtà ha bisogno di informazioni molto precise e non di dati confusi, mischiati, e di immagini buttate in un determinato contesto, cioè senza un contesto, oppure andrebbe soltanto a vantaggio di chi poi farebbe diciamo, ne trarrebbe del profitto da quei dati, da quelle immagini, da quelle parole, che senza un contesto e senza un'autorialità. Vabbè, comincio io, comunque penso che risponderemo tutti. Comincio io e do una prima risposta. Allora, il fatto cioè la riflessione sull'autorialità che abbiamo cercato di fare, se debba essere modificato il paradigma autoriale per accogliere anche le nuove opere di intelligenza artificiale, è una riflessione recente sull'intelligenza artificiale, non così recente su tante altre opere dell'ingegno. Il fatto che l'autore non sia detentore o in alternativa rinunci ad alcuni dei suoi diritti non significa, come dire, rinunciare a un'architettura dei diritti d'autore, perché, come giustamente lei dice, ci sono comunque delle informazioni che vanno tutelate, c'è un ordine che va preservato, anche perché su quelle opere poi si costruisce un patrimonio culturale. E allora, solo per fare un esempio, negli ultimi decenni sono state proposte delle alternative al diritto d'autore a legislazione invariata, cioè pur non modificando le norme, attraverso lo strumento dei contratti si sono proposte delle alternative. E una delle alternative più famose è quella delle licenze Creative Commons, le quali prevedono che il titolare dei diritti d'autore, l'autore, rinunci ad alcuni dei suoi diritti, cioè per esempio decida di non trarre un vantaggio economico dalla diffusione dell'opera. Io scrivo un libro, onestamente quello che guadagno quando scrivo un libro dai diritti d'autore è molto poco, quasi niente. In alcuni casi gli autori devono pagare per farsi pubblicare i loro libri. Chi pubblica un libro ha un interesse a far conoscere le proprie idee e se ha qualcosa di nuovo da dire ha interesse a che le proprie idee nuove
vengano citate dagli altri, cioè gli altri dicano questa è un'idea di Tizio, no? Non se ne approprino. E quindi, come dire, in questo caso la rinuncia al diritto d'autore è una rinuncia limitata ai proventi economici che potrebbero derivare dalla diffusione delle opere. Poi le licenze Creative Commons sono molto articolate, ci sono tanti altri diritti che possono essere gestiti dall'autore, e questo a legislazione invariata. Pensando di modificare addirittura la legislazione, si potrebbero definire altre architetture, e cioè si potrebbe per esempio pensare che l'autorialità nel caso di produzione di nuove opere basate su altre opere attraverso l'intelligenza artificiale sia, diciamo, appartenente a una collettività. Questo in parte c'è nella legislazione vigente, però potrebbe essere meglio articolato. Quindi non vorrei avere ingenerato colpevolmente l'idea che rivedere il diritto d'autore significhi cadere nel caos. Assolutamente no. Cioè, bisogna trovare un'altra architettura che magari rifletta meglio i tempi in cui viviamo, ma certo le informazioni su chi era l'autore, o comunque chi ha prodotto quell'opera, come l'ha prodotta, in quale epoca, in quale contesto, queste sono informazioni fondamentali per poi fare la nostra storia, no? Per poi costruire, a partire da oggi, la nostra cultura di domani. E la scelta legislativa in cui stiamo vivendo adesso non è l'unica possibile, ecco, questo è quello che volevo dire. Io sono perfettamente d'accordo, quindi anche la faccio breve. Aggiungo solo che a mio parere, io ad esempio non quest'opera, ma ho pubblicato una graphic novel su Niata, si intitola Fatta con l'intelligenza artificiale, che ho rilasciato in Creative Commons, oppure quella più aperta possibile, quella in cui c'è solo il diritto di attribuzione. Quello, cioè, l'ho ottenuto, cioè il fatto, per i motivi che diceva, cioè che comunque c'è un'importanza storica, no, del tracciare chi ha fatto cosa, ma anche per un motivo per me di responsabilità, nel senso l'autore ha anche la responsabilità dell'opera, e io soprattutto quando uso l'intelligenza artificiale tengo a sottolineare che la responsabilità è tua, non dell'intelligenza artificiale. Quelle diciamo, decisioni giuridiche che l'intelligenza artificiale non è autrice mi trovano molto d'accordo, perché appunto l'antropomorfismo che noi facciamo secondo me è molto pericoloso, perché è un antropomorfismo che è facile, sia per il nome intelligenza artificiale, negli anni 50 ha vinto questo, aveva più appeal, più marketing, cibernetica era meglio ma è andata male, sia anche per il design con cui è costruita, no? Perché ci creano questi chatbot che sembrano, perché se te levi la patina sotto ci sono dei guanti, ci sono delle parole che si plasmano senza nessuna volontà, non hanno volontà essenzialmente, l'unica volontà che hanno è accontentare gli umani, non si può considerare una volontà questa. Quindi secondo me è molto importante anche sapere che noi abbiamo la responsabilità su questo. Mi è successo di recente, vi faccio questo esempio e chiudo, a un esame, ieri letteralmente all'Accademia, io insegno proprio intelligenza artificiale, uno studente, gli ho dato 30, premetto che non sono stato cattivo, ma ha fatto un progetto molto bello, ha costruito da zero un libro con l'intelligenza artificiale inventando l'autore tutto su la gestione dell'ansia e della timidezza, perché lui ne soffre. Ha creato un libro, ha fatto un TikTok con le grafiche, ha fatto veramente una specie di personaggio self-help completo, no? Rispetto a questo. E descrivendo questa cosa, io gli ho detto dimmi un po' il contenuto, e lui mi ha detto a un certo punto non l'ho letto tutto. E ho detto no, guarda, stai attento, stai molto attento, che le parole che te usi dell'intelligenza artificiale non sono sue, sono tue, te ne hai responsabilità, cioè se un ragazzino si impicca per i tuoi consigli, insomma, è colpa tua, questa è la cosa. Quindi è molto importante, il libro era innocuo ovviamente, e poi era un esame, ma è molto importante per me che la responsabilità delle parole generate di cui noi siamo come minimo coautori siano dell'unico soggetto con una volontà, cioè quell'umano. Mi ricordava di chiudere in un certo senso, perché se vogliamo possiamo fare una passeggiata a vederla questa installazione, però se non saprei dire chi e come magari vuole partecipare. Non vi ho chiesto se c'è un'ultima domanda, ma...
Io allora adesso ci metteremo d'accordo per vedere se c'è, insomma, se vogliamo fare questo passaggio in Zaccarini e Alvisi, e vi ringrazio molto e niente, mi auguro una prossima occasione su questi temi che mi sembrano problematici assai. Grazie. Il momento migliore per farmi la camminata, no, ma me la posso fare, il peggio è non iniziare a camminare. Se c'è qualcuno che vuole noi andiamo, perché potrebbe esserci comunque qualcuno di là che la sa